E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa presentazione. Sono qui a ricordarvi e farvi ascoltare soprattutto e farvi vivere un'esperienza di maggior realismo sul discorso cambiate. In questo caso è di default, quindi come vedete ma soprattutto sentite o percepite, il carico motore eccetera è proprio quello di default di farming, e nelle scalate oppure nell'aumentare la marcia non riuscite a far doppiette. Quando sentite il nonno qua sul canale nelle sue serie col Fiat ed altri mezzi fa le doppiette, sicuramente ha un trucco. Qual è questo trucco? Ma ovviamente ecco che qua sono uscito e rientrato mettendo la mod, giustamente, ecco perché il taglietto di video. Usare la Realism Add-on Gearbox, praticamente Model Liker, con questa mod che è solo per PC, purtroppo ovviamente essendo uno script, ci ha regalato una perla micidiale per poter avere, diciamo, la possibilità di fare le doppiette con i vari mezzi e rendere, diciamo, più libero il motore quando si preme la frizione, perché il problema di default su farming è che mentre premo la frizione io posso ben accelerare e dar colpi di gas, ma non succede nulla, o meglio la mod magari può essere che senta l'effetto, si vede la lancetta che tenta di farvi vedere che dà del gas, ma effettivamente poi il gioco non ci permette di fare tutte queste cose, di giocare col gas. Se sentite sotto io sto continuamente dando un po' di gas, ma oltre a tutto questo vedremo anche che c'è la possibilità poi di avere un acceleratore a mano che può essere utile nelle varie lavorazioni, e quindi accelerare il mezzo appunto con un manettino piuttosto che con il pedale. Quindi cari miei ragazzi, è anche giunto il momento di andare a vedere nel dettaglio la mod e vedere le diversità, insomma capirne qualcosa in più. Ovviamente i link sono sempre in descrizione. Vediamo quindi, cari ragazzi, il caso di essere senza la mod. Io accelero, premo la frizione, accelero per fare la doppietta, ma come vedete sì, diciamo che un po' la mod tende a far salire i giri, se vedete, però in effetti non ho combinato nulla, quindi riproviamo, nel senso, a parte che non c'è nulla da riprovare, frizione, acceleratore, nulla, cambio, e abbiamo praticamente questo motore che pian pianino scende, vedete, scendono i giri, io voglio accelerare a frizione premuta, ma nulla, quindi doppiette qua neanche l'ombra. Posso sì cambiare, il suono è comunque decente, ma ovviamente lì dipende dalla mod. Come vedete nulla da fare, proprio questo è di default, quindi la mod, come vedremo, ovviamente vi cambierà l'esperienza, direi da così a così. Stessa situazione di prima, ma in questo caso, cari miei ragazzi, abbiamo inserito la mod. Quindi accelero, premo la frizione e riaccelero diverse volte, sentite, dopo i giri ovviamente calano comunque, però riesco ad accelerare mentre ho la frizione premuta. Quindi accelero, nel senso mollo la frizione, accelero, cambio, doppietta un paio di volte e la solita, come dire, sequenza: frizione, acceleratore, acceleratore, frizione, tutto quello che volete. Adesso non sto qua a insegnarvi a cambiare, ovviamente ci mancherebbe, però come vedete, come soprattutto sentite, vi accorgete, il carico del motore, a parte che è molto più rapido, io posso fare questi affondi sull'acceleratore che sentite che il motore, come dire, mi segue, veramente ha una risposta estremamente brillante. E in più non so se si nota, ovviamente questa è una delle poche mod che bisogna per forza, come dire, inserirla in partita, perché bisogna averla, ma anche provarla per conto proprio, allora ci si rende conto. È difficile trasmettervi tutte le sensazioni, tutta la guida, però alcune cose, tipo se sono da quarta e metto terza in scalata, posso ancora ovviamente sdoppiettare, e c'è un carico motore che si sente che è diverso, che è molto più realistico rispetto che tenere la mod, diciamo, così com'è, più che la mod in sé, tenere il gioco così com'è, quindi è proprio veramente veramente diverso.
la risposta, ripeto, la mappatura se così vogliamo dell'acceleratore, ma proprio la risposta rapidissima, e in più, ripeto, sia in scalata che nel senso sia nello scalare le marce che nell'aumentarle avete veramente delle risposte gradite. Ed ecco qua, quando vi nomino sempre la mod che la chiamo delle doppiette, è questo che fa in sostanza. E cosa succede se ho un attrezzo che ha bisogno di potenza ed attaccato e lo accendo? Se io lo accendo, dagli 850 giri più o meno di base, di minimo, andiamo sui 2000. Il trattore accelera di suo e accelera i giri di suo. Questo, come vedremo, non succederà con la mod inserita, perché, adesso lo vedremo, ha anche un discorso di acceleratore a mano. E vediamo il caso di avere un attrezzo attaccato con la mod inserita. Se io lo accendo, il motore non sale di giri, siete voi che dovete, come dire, dar del gas. E come si fa a dar del gas? Ovviamente c'è una funzione apposita della mod che vi permette appunto di assegnare un acceleratore a mano, che può tornare utile qua ma anche in tante altre situazioni. Quindi ascoltate che io adesso non sto accelerando con il pedale, perché se sentite è anche costante la cosa, sto accelerando con il manettino del joystick. Quindi adesso metto a tutta, ecco praticamente che siamo a più di 2300, quasi 2400 giri a fondo con l'acceleratore a mano del trattore. Quindi può tornarvi utile anche questo, perché c'è appunto un asse da assegnare. Ed ecco qua quindi che vediamo la Realism Add-on Gearbox, finalmente i vari comandi, i vari, come dire, settaggi che si possono fare. Quindi vi dice Hand Throttle Axis, che ho messo sulla levetta del Logitech, praticamente la possibilità di usarlo proprio come manettino dell'acceleratore. In realtà ve l'ha anche diviso, potreste su altri assi o tasti, è separato, quindi vi dice l'acceleratore a mano giù, l'acceleratore a mano su, quindi sarebbe più, secondo me, su un discorso tasto. Questo è proprio un asse, quindi è più una separazione pratica, ma praticamente l'effetto alla fine poi sarà lo stesso. In più, con un aggiornamento, ho aggiunto anche un discorso di settare un secondo gruppo di marce, che comunque abbiamo visto che esiste la marce extra, che anche lì vi aiuta con la quinta e sesta gamma che Farming non ha, perché si ferma a 4 gamme di cui una è già sprecata con la retro. Ed infine c'è addirittura un asse da settare per le trasmissioni, dice per le vecchie trasmissioni FPS. Qua mi fermo perché ci sono anche altre mod teoricamente che fanno una cosa simile. C'è una mod molto simile, se questa diciamo che è da avere per i cambi manuali, c'è una mod simile, diciamo CVT, appunto per quel tipo di cambio. Quindi direi che in questo caso lascio qua anche ai più esperti se vogliono insomma smanettare, diciamo, con questa mod. E quindi, cari miei ragazzi, siamo giunti anche oggi alla fine di questa presentazione. Spero vi sia stata utile, spero di aver fatto bene a mostrarvi una mod del genere e spero soprattutto che vi renda felici nelle vostre partite, in cerca, diciamo, di un maggior realismo e di una maggior sensazione, insomma, migliore di guida. Detto questo, come al solito vi ricordo, iscrivetevi al canale così non vi perdete nulla, abbonatevi se volete che il canale sopravviva, ma non solo il canale, anche il sottoscritto. Ci sono varie forme di abbonamento per tutti i gusti, tutti i livelli e un sacco di vantaggi. Infine vi saluto e vi ringrazio, ovviamente come sempre, fai bravi, e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!